Ciao, sono Cecilia. Lavoro alla sezione di zoologia La Specola del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze e vorrei raccontarvi qualcosa del mare, del mio lavoro. Mi occupo di biodiversità marina. Oggi tutti parlano di biodiversità. È una parola molto in voga, come ecosistema. Biodiversità significa diversità della vita. Pensiamo in effetti ad animali, piante, funghi, microrganismi. Sono entità diverse e ciascuna di queste parole raccoglie nel suo insieme tanti organismi, o più correttamente tante specie. E tutte queste specie vivono in ambienti diversi, nell'acqua, nei boschi, sulla cima delle montagne, in fondo al mare e così via. Cioè vivono, si dice più correttamente, in ecosistemi diversi. Tutta questa complessità di relazioni tra le diverse specie che vivono nei diversi ambienti o ecosistemi contribuisce a creare la diversità biologica o biodiversità. L'ecologia poi è la scienza che studia il rapporto tra gli organismi viventi, specie, e l'ambiente in cui vivono, ecosistema. E questo è quello che facciamo noi. Guardando queste immagini, pur senza riuscire a identificare le diverse specie, possiamo capire la complessità e la ricchezza di ciò che vive sotto di noi. Tutto quello che insieme vedremo è frutto di foto e video fatti durante il nostro lavoro, tutto nel nostro mare toscano. Cerchiamo insieme di capire l'importanza fondamentale del mare, perché è importante conservarne la biodiversità, tutelare gli ecosistemi e di conseguenza le specie che in esso vivono. Proteggere l'ambiente in cui viviamo ci interessa da vicino per 1000 ragioni. Ma in realtà sapete perché è importante veramente? Guardando questi tappeti di alghe verdi, piccoli invertebrati, è difficile pensare che ciascuno di questi sia indispensabile agli altri, eppure è così. Molti degli organismi marini hanno un ruolo importantissimo in molti processi biogeochimici che regolano la biosfera, in altre parole, il nostro pianeta. Sono capaci di fornire una grande quantità di energia, di elementi e prodotti che svolgono diverse funzioni indispensabili per la nostra vita, dalla produzione dell'ossigeno che ci permette di respirare alla produzione di cibo o di sostanze naturali utili in medicina. E inoltre partecipano alla regolazione del clima mondiale. Studiando i diversi organismi, le comunità nei loro ambienti, la loro abbondanza, è possibile fornire indicazioni utili a tutelare le specie e non solo evitando la loro scomparsa, ma anche, in molti casi, evitando l'innesco di processi a cascata. La scomparsa di uno o più organismi può ripercuotersi sulla presenza di altri, in certi casi su interi popolamenti, fino ad abbracciare l'intero ecosistema, creando gravi conseguenze. È per questo che negli anni 50, proprio dalla crisi causata dalla perdita di biodiversità, nasce una nuova scienza, che è la biologia della conservazione. Certo, conservazione della biodiversità, tutela degli ecosistemi, ci sembrano concetti un po' astratti. E noi cosa ci possiamo fare? Sembrerebbe un qualcosa al di là delle nostre forze, un problema da grande appannaggio di pochi. In realtà non è così. Tutela e conservazione riguardano tutti e sono alla portata di tutti, bambini compresi, anzi, forse bambini e ragazzi sono a volte più capaci degli adulti di comprendere e di agire. In realtà, a tutt'oggi del mare e degli oceani si sa ben poco. Pensate che sono state descritte circa 1.800.000 specie diverse e che di queste solo 250.000 sono state descritte nei mari. Ma la cosa più incredibile è che da quando studiamo con più attenzione il mare, ogni anno vengono scoperte 1.000-2.000 specie marine nuove e si pensa che in realtà
ci siano più di 10 milioni di specie ancora sconosciute. Nel Mediterraneo sono note circa 8.500 specie macroscopiche, probabilmente poche rispetto a quelle che realmente ci vivono, ma l'incredibile è che circa il 25% di queste sono endemiche, cioè vivono solo qui, solo nel nostro mare. E quindi se scompariranno, scompariranno per sempre. Un po' come i dinosauri, anche se sono molto più piccole e sono visibili raramente e solo se ci immergiamo. È triste pensare che mentre da una parte gli studiosi sono impegnati a scoprire nuove specie, nel mondo si verificano devastanti disastri causati dall'uomo che provocano la scomparsa di numerose altre, a volte di interi ecosistemi. Attenzione però, spesso sono più concause meno evidenti che provocano la perdita di biodiversità. Qualunque sia la causa, con la perdita di biodiversità si perdono importantissimi e insostituibili servizi che il mare ci offre a costo zero. Questi includono anche le risorse ittiche, le diverse opportunità economiche legate al turismo e, come si diceva, su scala regionale e globale, la regolazione del clima. Non possiamo considerare la biodiversità ecosistemica appannaggio solo di biologi che la studiano o di ambientalisti che la difendono, ma condizione indispensabile per la nostra sopravvivenza e per qualsiasi sviluppo economico e sociale futuro. Questo piccolo mollusco gasteropode, il cui nome scientifico è Luria lurida, e le prossime specie che vedremo sono protette perché ritenute in pericolo di estinzione. Altre invece non sono ancora state inserite nella lista, ma sono rare e presto la Regione Toscana le potrebbe considerare da proteggere. È difficile pensare di proteggere una singola specie. Per tutelarla dobbiamo conservare anche l'ambiente in cui vive, ma ricordatevi, non raccogliete animaletti in mare, né stelle, né patelle, né ricci, sono protetti anche quelli. Ma che male ci sarà mai a mangiare una bella pasta asciutta alla patella oppure, armati di limone e cucchiaino, mangiarsi le gonadi dei ricci? Un tempo non erano molti quelli che li raccoglievano e per quanti ne venivano presi, altrettanti rioccupavano lo spazio libero. Ma oggi il prelievo di queste specie è diventato massivo, cioè sono sovrasfruttate. Ecco quindi che così facendo provochiamo perdita di biodiversità. E così sono a rischio non solo alcune specie di patella, certi ricci, ma anche aragoste, alcuni granchi ed altri animali meno conosciuti, come spugne, gorgoni o loturie. Capiamo da soli che se prendiamo e prendiamo senza che nulla si aggiunga, prima o poi quella specie scompare e non solo non potremo più vederla o mangiarla, ma il mare verrà privato di qualcosa che prima c'era e che svolgeva un suo ruolo specifico. Ricordiamoci quindi che è sì importante conoscere e tutelare delfini e tartarughe, ma che vi sono anche molte altre specie, alcune importantissime, che rischiano il collasso non solo per l'inquinamento, ma anche e soprattutto per l'eccessivo prelievo. Da anni si sente parlare di specie aliene, i marziani del nostro mare, cioè specie che sono entrate di recente nel Mediterraneo, che prima non c'erano e che provocano un sacco di guai. Buffo, no? Fino ad ora abbiamo parlato dell'importanza di non perdere specie e ora ci troviamo a sostenere che certe specie sarebbe meglio non ci fossero.
Ogni ecosistema è in equilibrio dinamico, cioè tutte le specie che concorrono a formarlo hanno un ruolo di supporto all'altra. Prede e predatori hanno un ruolo diverso, ma sono, o meglio, dovrebbero essere in equilibrio fra loro. Se in questo ecosistema introduciamo un elemento di disturbo, che si tratti di inquinamento o di specie aliene, stravolgiamo l'equilibrio e provochiamo una perdita di biodiversità. Ma in che modo? Per quanto riguarda l'inquinamento è facile intuirlo. Una specie invasiva o aliena, invece, si insinua nell'ambiente. Questa bella alga verde si chiama Caolerpa racemosa ed è una specie aliena. Giunta da noi si è adattata benissimo ed essendo estremamente invadente ha occupato lo spazio di molte altre alghe soppiantandole, semplificando l'ambiente e riducendone la biodiversità. A complicare la vita del nostro mare non ci sono solo gli alieni, ma anche le mucillagini. Queste alghe filamentose si sviluppano in particolari condizioni di mare relativamente calmo e in zone con maggior apporto di nutrienti, cioè di sostanze organiche derivanti da scariche o altro. Formano una coltre voluminosa che a seconda delle correnti si sposta e poi si adagia sul fondo come una coperta, creando un sovrariscaldamento dell'ambiente che genera fenomeni di ossidazione e di decomposizione e causa asfissia alle diverse specie sessili che ne rimangono avvolte. Sulla Posidonia, ad esempio, diminuiscono i processi di fotosintesi e impediscono a questa pianta di sopravvivere. È necessario pensare che anche se non lo vediamo, sotto di noi c'è un mondo che pulsa, al quale possiamo nuocere in 1000 modi. Anche una semplice rete abbandonata può fisicamente essere ancora portatrice di morte, intrappolando pesci e invertebrati anche per anni, fino a che non viene ricoperta, si dice colonizzata, da piccoli organismi che la rendono evidente e quindi non più pericolosa. Per comprendere meglio quanto tutto sia concatenato e complesso, prendiamo questa piccola medusa. Si chiama Pelagia noctiluca. Il mare è sempre più pieno di meduse. Si dice che stiamo passando da un oceano di pesci a un oceano di meduse e tutti si chiedono come mai. La risposta è semplice: noi stiamo prendendo i pesci dal mare con la pesca, attingiamo a popolazioni naturali che diventano sempre più rade e la natura non ama il vuoto. Il vuoto che è lasciato dai pesci viene preso dalle meduse, che hanno una posizione ecologica, un ruolo negli ecosistemi che è simile a quello dei pesci, sono predatori apicali. Le meduse da noi causano dei problemi, soprattutto pelagia, perché pungono le persone, poi mangiano le uova e le larve dei pesci, esacerbando l'impatto della pesca, e quindi sono un problema per il turismo, per la salute umana e per la produzione di risorse dal mare. Ora forse c'è più facile capire quanto poco basti a rompere un equilibrio e a recare danno al mare e a noi stessi. Meno pesci significa meno competitori e più meduse, ma meno pesci significa anche meno cibo per noi. Anche inquinamento significa diminuzione di risorse, comprese molte alghe produttrici di ossigeno e quindi i primi a rimetterci siamo noi. Noi possiamo fare molto per conservare il nostro mare, ma molto possono fare anche le aree marine protette, cioè quelle zone dove vige il divieto di navigazione, pesca, raccolta e balneazione. Possiamo pensare a queste aree soggette a tutela come a un conto in banca, a un investimento per il futuro che continuerà a fornirci interessi in termini di cibo, ossigeno, salute a costo zero.
Pensate che da alcuni studi fatti sull'efficacia delle aree marine protette, intorno all'isola di Pianosa nell'arcipelago toscano, la quantità di pesce presente risulta fra le più elevate tra oltre 50 località mediterranee, dal Marocco alla Turchia, incluse le maggiori aree protette. Mantenere una maggiore diversità ed abbondanza di pesci, e non solo, in un determinato ambiente protetto, consente al pesce e a molte altre specie di irradiarsi, cioè diffondersi in zone limitrofe e ripopolarle. Dunque, un vantaggio per tutti. Una parte del mio lavoro comprende lo studio dei cetacei. Sono su una bella barca a vela e sto andando a caccia di delfini, armata di binocolo e macchina fotografica. Sì, perché se vogliamo conservare una specie, dobbiamo prima sapere dove vive, cosa mangia, dove preferisce passare il suo tempo. E allora è necessario cercarli. I delfini sono animali sociali e spesso socievoli. A volte vengono spontaneamente sotto le barche a giocare. Sono proprio giocherelloni, ma è importante rispettarli ed evitare di disturbarli. Barche, rumore, inquinamento sono tutti fattori di disturbo che costringono i delfini ad allontanarsi dalle zone maggiormente frequentate o più inquinate. Quindi, se vogliamo vederli, dobbiamo stare molto attenti. Improvvisarsi esperti e andare a caccia di delfini, seppur fotografica, non li aiuta, ma anzi, a volte li disturba. Quindi, ancora una volta, attenzione! Rispetto e privacy devono essere il nostro motto.